Kitty, cosa succede oggi? Hai già preparato i mazzetti? Ma lo sai che devo farlo io? Un attimo di pazienza, va, mi sto preparando, arrivo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi ti dirò cosa dicono o dice una persona di te, anche con i dettagli di chi lo dice, e magari non è una coincidenza. Poi a fine stesa, in scrittura automatica, un ulteriore messaggio per te. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, qualcuno dice questo di te. Chissà Kitty cosa dice di me. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo 3 varianti per questo interattivo, questo video, dal titolo "Qualcuno dice questo di te". Chissà se è una coincidenza. Lo vediamo, eh. Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a vedere che cosa dicono o cosa dice qualcuno di te. Variante numero 1 con l'elefantino che rappresenta la forza. Variante numero 2 abbiamo l'angioletto che sono i desideri. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il regalo che simboleggia le sorprese. Ti chiedo di focalizzarti bene su una delle 3 varianti oppure sugli oggettini, come preferisci. E andiamo a vedere cosa dice questo qualcuno di te. E magari non è una coincidenza. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Ok, elefantino, iniziamo con te. Suerte, elefantino per te. Mettiamo queste varianti di qua, così facciamo un po' di spazio. Suerte, elefantino per te. Andiamo a vedere cosa dicono questo qualcuno. Cosa dice di te? Prima vado a darti alcune lettere che sono le iniziali della persona che parla di te, oppure potrebbero essere le tue o avere un senso per te. Vediamo, per l'elefantino. Abbiamo la lettera T, la lettera P, M, S, C, A, e lettera F. Queste sono. Potrebbe essere l'iniziale del nome della persona
che dice questo di te, oppure magari l'iniziale del tuo nome o avere comunque un senso per te. Adesso andiamo a vedere chi sei tu, elefantino. Vediamo chi è l'elefantino. Elefantino, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Elefantino, sei una persona che si impegna molto nelle cose, in particolare di recente dovresti aver chiarito un qualcosa con un qualcuno e sicuramente ti vedo innamorata o innamorato o desiderosa di esserlo. E sei una persona che potrebbe aver fatto un passo indietro oppure trattenersi circa una situazione dove ci sono stati dei contrasti. Potrebbe anche trattarsi di lavoro, qua. Lavoro, economia. Penso che di recente tu abbia ritrovato un equilibrio in qualcosa. Forse qualcosa è cambiato, forse hai trovato un lavoro, stai lavorando. Comunque c'è un ritrovato equilibrio, allo stesso tempo un trattenersi circa una situazione. E adesso andiamo a vedere chi è questo qualcuno e cosa dice di te. Te lo dirò poi con queste carte. Innanzitutto vediamo chi è questo qualcuno. Questo qualcuno potrebbe essere un uomo di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, ma anche sempre un uomo di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o magari avere un ascendente in uno di questi segni. Se stanno guardando gli uomini, convertite la stesa. Io qua vedo che questo qualcuno è una certezza nella tua vita, potrebbe anche essere il tuo compagno, o una persona di famiglia che fa parte della tua famiglia. Questo qualcuno è una persona che ama mettersi in mostra, oppure pubblicare fotografie di se stesso, oppure farsi vedere, avere anche un lavoro a contatto col pubblico. Ed è un qualcuno che ti nasconde talvolta delle cose, potrebbe non essere completamente trasparente con te. E adesso vediamo però che cosa dice. Dovresti averlo riconosciuto. Andiamo a vedere che cosa dice.
penso che questo qualcuno dica che ha visto un cambiamento in te, di recente, o in questi ultimi tempi. Ti trova più radiosa, più bella. C'è un qualcosa che tu hai cambiato, sicuramente, nel rapportarti con questa persona. Ehm, Dice che a volte ti vede un po' troppo stressata o stressato, eh? Chissà se è una coincidenza. E mh. Dice che a volte sei molto sorridente, ma alle volte scompari anche, ti nascondi, te ne stai in disparte, ehm, nel tuo mondo elefantino. E questa persona dice che lasci capire poco di te. È come se, come ti dicevo prima, magari, ehm, questa persona è poco trasparente con te, però anche tu nei suoi confronti è come se nascondessi un qualcosa, è come se lasciassi capire poco di te. Vedi, l'avevo appena detto. Lasciamo capire poco. Beh, dice che sei una persona matura e affidabile, forse più matura di lui o lei, eh? Ti vede una persona affidabile, matura anche. Ehm, Dice anche, elefantino, che hai un qualcosa di speciale, quasi misterioso, eh? Io lo vedo questa persona parlare di te con un amico, che può essere un uomo a sua volta. Dice di te che l'elefantino alle volte si arrabbia, mhmm, per un nonnulla, come si suol dire. Forse, per via di questo stress che avevamo visto all'inizio, come se ti arrabbiassi per anche per poco, probabilmente ti fa arrabbiare, eh. E che sei un qualcuno con il quale vorrebbe intraprendere un viaggio. È possibile che voi dobbiate farlo insieme? Un viaggio anche all'estero, volendo. Comunque un viaggio, viaggiare con te. Ehm, e ne ha parlato per me con un amico che è un uomo, mh? Altra cosa che dice di te
e che alle volte, oltre ad arrabbiarti per poco, come ti avevo già detto all'inizio, mhmm, tendi a chiudere, scomparire, interrompere anche i contatti con questa persona, se necessario. E dice di te che, sei, una donna o un uomo molto passionale, che quando fa un qualcosa lo fa con passione o ama questa passione che tu hai. Magari è il tuo compagno o la tua compagna, ti vede passionale, ama proprio questo questa passione che ci metti con lui o nelle cose che fai. E un'altra cosa che dice è che potresti averlo fatto piangere. Mh? Potresti averlo fatto piangere, sì. Mhmm, oppure averlo tenuto a distanza, aver preso le distanze da lui. E questo è quello che ho visto per te, quello che questo qualcuno dice, e lo dice con un amico. Un amico, può essere anche un familiare, insomma un uomo. Arcani maggiori. Mh. Beh, penso che questo qualcuno, mhmm, possa essere una persona con la quale tu hai una relazione, dove c'è passione, sentimento, e, con la quale potresti aver avuto degli atteggiamenti. Abbiamo questa carta del matto, ehm, che ci indica a volte in un modo, a volte in un altro, insomma c'è incertezza. Questa persona a volte non capisce veramente, ecco, ciò che deve aspettarsi da te. Io vedo questo. Con questa imperatrice, se parliamo di un qualcuno, un compagno, una persona con la quale tu hai una relazione, sicuramente è una persona molto innamorata, dove c'è del sentimento. E quel che dice di te, in ultimo, è che ti trova bellissima o bellissimo, però un po' qualche dubbio, qualche incertezza su di te ce l'ha, eh. A volte non si sente completamente corrisposto forse, oppure c'è un qualcosa nel tuo carattere che lo lascia spiazzato, mh? Con questo matto. Oppure può essere il tuo desiderio di libertà. Questo era per te, elefantino. Adesso vado a scriverti ancora un ulteriore messaggio in scrittura automatica, in psicografia, quello che mi arriva da scriverti e che potrebbe farti capire meglio, alcune cose che magari abbiamo visto qui nella stesa.
per l'elefantino. Devi essere sincera quando serve. Non nascondere ciò che realmente pensi. Con il vestito nero e i capelli lisci ti vedono bellissima. Potresti essere bionda, o chiara di capelli. E questo era per te, elefantino. Quello che mi è venuto da scrivere, in base anche un po' a quello che abbiamo visto, che mi è arrivato. Adelante, elefantino. Facciamo un po' di ordine e passiamo all'angioletto. Queste carte le tengo perché mi servono ancora. Voilà. Angioletto. Suerte per te. Andiamo a vedere cosa questo qualcuno dice. E se sono coincidenze oppure è vero. Prima vado a darti alcune lettere iniziali che possono essere appunto l'iniziale del nome, del cognome di questa persona che parla di te, oppure sono le tue o avere magari un senso per te. Vediamo, per l'angioletto. Lettera N, lettera E, G, D, R, S, e lettera V. Queste sono. E adesso vediamo chi sei tu, angioletto. E poi vado a dirti chi è questo qualcuno e cosa dice. E a fine stesa ti darò un messaggio in scrittura automatica che potrà farti capire meglio alcune cose che vediamo nella stesa, nella lettura.
Vediamo chi sei tu, angioletto. Qui abbiamo un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma angioletto potresti essere anche di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Angioletto, sei un qualcuno che di recente potrebbe essersi sentita ingannata o ingannato per un qualcosa, qua. Sei una persona che si sente, con questa carta dell'appeso, in una situazione magari dove è come se non riuscisse ad andare né avanti né indietro, Forse qualche problema economico potrebbe essere. In particolare qui c'è un qualcosa di legale che deve risolversi, Potrebbe essere anche qualcosa di legale, anche un divorzio, oppure una causa per un qualcosa. Angioletto, ti vedo qui una persona molto, molto passionale, C'è passione che illimitata, ecco. Vediamo chi è questa persona che parla di te. Abbiamo l'imperatore. La persona che parla di te può essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, però la vedo nuovamente di un segno di fuoco anche, Ariete, Leone, Sagittario, oppure potrebbe avere un ascendente in uno di questi segni. La persona che parla di te è un qualcuno, lo vedo, con un carattere molto rigido, un qualcuno che vuole sempre fare le cose alla sua maniera, che non lascia spazio alle decisioni altrui, si fa come dico io, e proprio per questo carattere penso che possa averti fatto sperimentare una sofferenza al cuore qua, Carattere autoritario abbiamo qui. È un qualcuno che ha una particolare capacità di coinvolgere le persone. Potrebbe essere un qualcuno che fa un lavoro di responsabilità, un lavoro dove dirige altre persone, o tende a farlo di suo, anche se non è per lavoro. E qui ci parlano di un qualcuno che tu conosci da tempo, che fa parte anche già del tuo passato, dove hai vissuto anche dei bei momenti, però tuttora, ecco, per via di alcuni atteggiamenti è possibile che questa persona, ecco, ti sia, come ti posso dire, abbia avuto, ecco, un comportamento non propriamente consono con questo cavaliere di bastoni. Ci sta ad indicare che è un qualcuno comunque aperto a tante possibilità, una persona che
come ti ho detto prima, dà poco spazio, mh, a alle ragioni altrui e del quale potresti essere anche innamorata, o esserci stato un sentimento in passato o tuttora. Lo vedo lontano da te, potrebbe non vivere nella tua città. E adesso vediamo cosa dice di te. Mh. Questa persona che ti ho descritto prima dice che hai una grande forza interiore. Dice che tu hai migliorato tante cose nella sua vita. Grazie a te sono migliorate tante cose, grazie al tuo spirito di condivisione e che sei un qualcuno con una grande forza interiore. Come se fossi un po' il suo punto di riferimento. Mh. Questa persona dice di te, parla dicendo questo, che non riesce a dare tanto quanto invece hai dato tu a lui. Potrebbe non sentirsi all'altezza delle volte, o comunque lui non è tanto il non sentirsi all'altezza, non riesce a dare tanto quanto invece fai tu. Dice che hai avuto tanta pazienza, con lui. Beh, per come ce l'hanno descritto prima è inevitabile avere della pazienza. Mh. Dice anche che sei molto chiacchierona, o chiacchierone. E dice che nonostante le difficoltà che tu puoi aver sperimentato in passato, adesso come adesso sei, una luce per tante persone. Dice che lui o lei non riesce ad amare tanto quanto lo fai tu. E dice che con te sente una connessione particolare. Ti sogna, forse vi sognate a vicenda. Ehm, sì, che è come se tu fossi, ecco, una luce per le altre persone, compreso lui o lei. Potrebbe anche essere un parente, un familiare, un fratello, una sorella, un amico, come te l'ho descritto prima, nonché un compagno. Vediamo gli arcani maggiori cosa dicono.
vedi, ti avevo parlato di pazienza prima, eh? Non a caso qua c'è uscita anche la temperanza, quindi a maggior ragione ciò che questa persona dice di te è che sei una persona che ha una pazienza infinita e che abbiamo carta del giudizio con questo diavolo, potrebbe dire anche che appunto nonostante alcune situazioni, che possono essere pesanti, difficili, che ci sono in questo momento, mhmm, nella tua vita o magari fra voi 2, sei un qualcuno che non si arrende, persevera e che può solo aspettarsi da te un qualcosa di bello. C'è una sorta di arrabbiatura qua di fondo per un qualcosa, da parte tua. Ti vede arrabbiata a volte, potrebbe vederti arrabbiata. Ehm, Questo era, angioletto, per te. Adesso vado a scriverti un messaggio, in scrittura automatica, quello che mi arriva, quello che mi viene da scriverti. E in funzione anche un po' di quello che ci hanno fatto vedere qua nella stesa per te. Per l'angioletto. Permettiti di essere vulnerabile. Non controllare per forza tutte le situazioni. Dedica del tempo a te stessa. Fatti bella o bello. Perché una persona lo apprezza. Magari proprio questa che abbiamo descritto qui. E questo era per te, angioletto. Ti dico adelante. Faccio un po' di ordine e passiamo al regalo. Regalo, suerte per te. Andiamo a vedere chi è questo qualcuno e cosa dice di te o cosa dicono.
Prima però vado a darti alcune lettere che sono le iniziali del nome della persona, del nome, del cognome della persona che parla di te, oppure possono essere anche le tue, o avere un senso per te. Abbiamo la lettera R, la lettera T, lettera M, P, S, L. E lettera F anche, forse era già uscita prima. Queste sono regalo per te. E adesso andiamo a vedere chi sei tu. Regalo. E poi dopo ti dirò chi è questo qualcuno, cosa dice di te. E a fine stesa ti darò un ulteriore messaggio in scrittura automatica, quello che mi arriva da scriverti, che potrà farti capire meglio alcune cose. Vediamo chi sei tu, regalo. Mm. Regalo, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, regalo? Sei una persona con una grande intraprendenza, oppure potresti anche essere un qualcuno con delle attitudini in ambito esoterico, avere una passione per l'esoterismo, i tarocchi, potresti anche essere una cartomante, leggere i tarocchi a tua volta, insomma, qui abbiamo il mago o la maga della situazione. E hai anche un bel caratterino tosto, regalo. Ehm, sei un qualcuno in assoluto qua, scusami se mi ripeto, ma con queste 2 carte, che ha un intuito, potresti anche fare sogni premonitori, potresti essere, come ti ho detto, una cartomante, oppure avere una forte passione per l'esoterismo. Chissà come mai non ci dormiamo la notte ultimamente, regalo. Ti vedo un po' ansiosa, pizzico, ansiosa, quasi che non ci dormiamo la notte. E adesso ti dico chi è questo qualcuno che parla di te, cosa dice. Prima però vediamo chi è. Questo qualcuno è una vecchia conoscenza. Può essere a sua volta di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, ma anche di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Qua indistintamente potrebbe essere uomo o donna, un uomo o una donna. Adesso poi devi cercare di capire meglio in base a quello che ti dico. E qui è un qualcuno che penso che possa aver tradito un po' le tue aspettative in una determinata situazione.
penso che possa aver tradito le tue aspettative. E parla di te. Parla di te con un uomo e anche con una donna volendo, eh. Vediamo cosa dice. Mh. Dice che ultimamente ti vede un po' pensierosa, anche un po' triste alle volte, eh. Pensierosa, sovrappensiero, malinconica o malinconico. E dice che è anche stato un po' ferito dal tuo orgoglio. Non a caso vedi ci usciva quell'imperatore all'inizio che faceva riferimento a te. Dice che si è sentito un po' ferito dal tuo orgoglio, come se avesse percepito appunto che sei un po' orgoglioso, regalo. Mh. Dice anche che a volte, di fronte agli altri, ehm, fai apparire ciò che non sei. Mh. È come se mostrassi un lato di te che poi non è quello vero, o tutte e 2 insomma. Comunque, è come se, facessi apparire ciò che non sei. Questo dice. Dice: "Regalo non è così come si sta magari comportando con me." Mh. Dice che si sente spesso giudicato da te. Beh, dice che sei una persona buona, e hai una dolcezza che talvolta non dimostri. Mh. Dice anche che dovresti fidarti di più delle persone, e sostanzialmente non nascondere le tue emozioni, eh. Insomma qua c'è un qualcuno che penso che sia una frequentazione di lunga data, una conoscenza, scusami, di lunga data. Potrebbe anche essere più grande di te come età, eh. Sì, il tuo orgoglio l'ha un po' ferito, o qualcosa che gli hai detto. Vediamo gli arcani maggiori cosa dicono. Abbiamo ruota, papessa, morte. Come ti dicevo all'inizio, perché abbiamo questa papessa, è come se questa persona, potesse vederti o dire di te che ti vede pensierosa in questo momento, o ti vede, ecco, cambiata, diversa. Qui questi 3 arcani maggiori, la ruota, la papessa e la morte, indicano che agli occhi di questa persona è come se non fossi più quella che eri un tempo. Sei cambiata.
ti vede diversa. Non a caso mi pare fosse uscito che diceva che dovresti fidarti di più delle persone, con questa papessa. E questo era quello che dice di te. E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, psicografia, quello che mi arriva, in base anche un po' alla lettura che abbiamo fatto, quello che è uscito nella lettura per te. Vediamo. Per il regalo. Passa più tempo in compagnia di persone positive. Esci, non chiuderti in te stessa. Qualcuno ti invita o inviterà ad uscire mangerete insieme. E questo era per te, regalo. E ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi cuoricine, cuoricini, adelante, ciao!